Ciao a tutti, nel video di oggi vedremo come realizzare la PCB di un timer programmabile con Arduino Nano per carichi di potenza realizzata con una CNC 3018 da me upgradata. Cominciamo subito col dire che il software che io utilizzo per eseguire tutte le lavorazioni meccaniche è STLCAM, che io utilizzo con la versione 11.243. Per poter importare il disegno con il tracciato di tutte le piste bisogna avere il file .svg, che viene realizzato attraverso due passaggi. Uno è l'esportazione dei file Gerber dal nostro CAD elettronico e l'altro la conversione attraverso un secondo software che si chiama FlatCam. Ma passiamo adesso alla definizione delle caratteristiche dell'utensile che noi utilizziamo. In questo caso io utilizzo una punta a due taglienti piatta da 0,8 mm di diametro. È una punta molto versatile che io utilizzo per tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione di questo circuito, come i tracciati delle piste, i fori per il passaggio dei reofori dei componenti e la scontornatura della scheda, tutto senza cambiare nessun utensile. E l'unica cosa che cambia invece sono i parametri della lavorazione. In questo caso l'affondo, che per la realizzazione delle piste viene impostato a 120 micron, invece per il taglio della PCB e i fori ho impostato a 2 mm e mezzo. Per la realizzazione dei fori e la scontornatura della scheda sono andato a modificare il gradino Z dell'utensile, impostandolo a mezzo millimetro. In questo modo, per arrivare ai 2 mm e mezzo di profondità di percorso, vengono fatti 5 step. Uno dei vantaggi di questo software è proprio quello di poter andare a decidere i parametri di lavorazione andando proprio nel dettaglio, nello specifico, e secondo me questo è un punto di forza perché permette veramente di fare delle lavorazioni molto, molto fini. In questa fase inserisco le lavorazioni per i fori di fissaggio della scheda e il taglio di scontornatura con i testimoni, che praticamente sono quelle interruzioni di fresatura poste al centro di ogni lato che permettono a taglio ultimato di mantenere la scheda in posizione.
Andiamo adesso a salvare il progetto macchina e a inserire la profondità di taglio desiderata, che nel nostro caso è di 2,5 mm. Quindi, dopo aver posizionato il mandrino con il suo utensile all'origine della PCB, come indicato nel file delle lavorazioni meccaniche, andiamo ad eseguire la scansione superficiale. Questa operazione è necessaria per riuscire a seguire più fedelmente possibile le variazioni di livello su Z durante la traslazione in X, Y, e più è fitta la griglia di scansione e più sarà precisa la mappa ricostruita dal software con i livelli di Z della nostra PCB, che potrà presentare degli avvallamenti o dei sollevamenti in alcuni punti. In questo modo li andrà a compensare traslando su Z durante la scansione in XY. Questa fase tra l'altro dura diversi minuti e se facciamo un passo molto fitto parecchi minuti, ma vi assicuro che è indispensabile e ci garantisce un risultato veramente di qualità e a costi quasi azzerati. Ma passiamo adesso alla parte che io preferisco, ovvero quella della fresatura della PCB, ed è uno spettacolo a vedersi perché vediamo una piastra ramata grezza, non presensibilizzata, trasformarsi in un circuito stampato sotto i nostri occhi. Tra l'altro senza usare prodotti chimici come liquidi di sviluppo e solfati di incisione o photoresist, che poi vanno anche smaltiti nel modo corretto, come non ha un gran senso neppure far produrre le schede esternamente quando non sono neanche così complesse e possono essere realizzate homemade senza grosse difficoltà. Come potete vedere in questa fase la foratura della scheda genera questa polvere di vetronite che può essere anche molto fine e rimanere un po' in sospensione nell'aria. E un accorgimento che ho utilizzato, che ho trovato molto comodo, consiste nel spruzzare nella zona di foratura un liquido che nel mio caso è dell'acqua, che ho siringato direttamente nelle zone di foratura, che ha il duplice scopo di raffreddare l'utensile e nello stesso tempo di mantenere la polvere nell'acqua che si trova nella zona di foratura. Adesso siamo quasi alla fine della foratura e fra poco partiremo con le fresature, la prima di scontornatura della PCB e poi le altre fresature per la realizzazione delle piste. E a quel punto vedrete proprio che per evitare la formazione di questa polvere andrò letteralmente a fresare in acqua praticamente, così da poter mantenere nella bolla d'acqua che si viene a formare tutta la polvere che diversamente si solleverebbe in aria. Questa tecnica qui l'ho soprannominata tecnica di fresatura in umido, o anche la tecnica della fresatura a bagnomaria.
dico vi risparmio tutta la fresatura, ma alla fine della lavorazione la PCB si trova letteralmente affogata in una poltiglia di acqua e polvere di vetronite che va rimossa per vedere un po' anche il risultato. Dopodiché la lavorazione successiva consiste, anche per rimuovere tutte le bave di lavorazione, nel carteggiare con una carta smeriglia abbastanza fine o una gomma abrasiva o entrambe le operazioni per rendere la finitura veramente più professionale e pulita. Ed ecco il risultato finale. Non sarà una PCB professionale con serigrafia e solder mask, ma vi assicuro che a me dà una certa soddisfazione e mi sembra proprio veramente ben riuscita. Giudicate anche voi e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, e se usate altri metodi o software ci si può confrontare e magari si possono anche dare e ricevere consigli e suggerimenti. Dopotutto questo lavoro l'ho realizzato anche per confrontarmi con gli altri. Bene, a questo punto direi che abbiamo finito. E se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. Ma se volete ricevere gli avvisi automatici ogni volta che carico un video, cliccate anche sulla campanellina. Adesso vi salutiamo e ci vediamo alla prossima! ciao e buon divertimento.